Telefono dove ritroviamo Nicolò Schira. Nicolò, ciao, ben ritrovato. Ciao a te, ciao a tutti. Ciao, ciao Nicolò. Stavamo parlando di Teo, provando a chiudere un pochino il discorso che è nato ieri tra la prima pagina di Gazzetta in mattinata e le parole della gente in serata. E quindi chiedo un pochino a te qual è il punto della situazione dopo queste ultime 24 ore. Ma allora, il punto della situazione è che ovviamente ci sono delle versioni, come dire, diametralmente opposte. Poi possiamo, tra virgolette, dare un po' il beneficio del dubbio a tutti, però parlando insomma con Manolo Fion, il quadro che lui fa è un quadro che è molto differente dalle indiscrezioni circolate, ovvero che non c'è mai stata una proposta ufficiale, non si è mai parlato di soldi, quindi non si è mai arrivati alla fantomatica richiesta di 8 milioni a stagione da parte di Teo, anzi i dialoghi sono fermi da diversi mesi e quindi è chiaro che da questo punto di vista Teo vuole restare al Milan e felice al Milan, però questo silenzio assordante sul fronte al rinnovo da parte delle proposte del Milan deve far riflettere per certi aspetti, magari anche un po' insomma porre dei dubbi. Forse il Milan non è così convinto di dare un aumento a Teo, forse ritiene già lo stipendio alto e quindi non lo considera il rinnovo una priorità. Certamente in questo momento non c'è una trattativa. Questo ovviamente è quello che ci ha detto, ci ha raccontato ieri Manolo Fion. Per quanto riguarda invece le indiscrezioni che erano circolate, che comunque sono rubricabili diciamo a fonti vicine al Milan, poi direttamente dal club, indirettamente, insomma ognuno fa il proprio mestiere, comunque non penso che uno si alzi una mattina e spari qualcosa, evidentemente avrà trovato qualche fonte, dicevano invece di richieste alte di un Milan in Stato, quindi è chiaro che siamo un po' da questo punto di vista al braccio di ferro. Vi sentivo prima in bassa frequenza, evidentemente parlavate anche di un Milan che sta parlando con Teo e non con Sion, però anche questa è un po' un cortocircuito, cioè nel senso che o Teo oggi smentisce Sion e i giocatori se vogliono smentire, ne abbiamo visti tanti sui social in questi anni fare una storia e dissociarsi, non mi pare che sia dissociato dalle parole di Sion e quindi vuol dire che non sta cambiando agente o non sta trattando da solo, quindi è una vicenda secondo me da questo punto di vista molto intricata e che probabilmente può essere anche alla base del nervosismo che abbiamo visto da parte di Fernandez in questi mesi, in queste settimane, in cui probabilmente anche questa vicenda contrattuale non lo magari fa stare e giocare così sereno, perché è chiaro che quando ci sono delle versioni così antitetiche da quello che filtra da Vialdo Rosso e da quello che filtra ed è stato poi ribadito pubblicamente ieri sera dalla gente, vuol dire che insomma qualcosa non funziona, ma il Milan diciamo che in queste settimane purtroppo ha un po' di questi corticircuiti, abbiamo visto più rigori, Fonseca dice una roba e i giocatori fanno un altro, anche questa vicenda, quindi evidentemente qualcosa va inevitabilmente aggiustato. No, anche perché Nicolò, comunque è un rinnovo delicato, visto che le cifre credo che saranno più alte di quelle che percepisce ora Teo, gestirla mediaticamente così, anche perché non so se ricordi, durante l'estate era stato fatto filtrare che sarebbe stata una questione di fine mercato, di fatto oggi siamo al 10 ottobre e si è verificato questo cortocircuito, quindi sicuramente non aiuta, ecco. No, non aiuta, ma io tra l'altro avevo anche scritto questa cosa addirittura ad aprile, quando c'era stato un evento dove era presente Fernandez con la compagna Zoe, insomma già lì si era percepito a microfoni spenti, adesso lo posso dire, insomma sono passati un po' di mesi, sono passati 6-7 mesi e già lì lui si aspettava probabilmente una proposta di rinnovo che tardava ad arrivare. Come hai detto tu, poi si è parlato dell'estate, poi in estate c'erano altre priorità, ovviamente le trattative di mercato pure e quindi il discorso del rinnovo è stato procrastinato come raccontavate dopo l'estate però è finita e adesso c'è l'autunno, tra un po' c'è anche l'inverno ed è chiaro che è una vicenda questa che secondo me presenta ribadisco, dei punti che non tornano, perché essendo delle versioni così divergenti non è che uno dice abbiamo chiesto 6, no dicono 8 e allora può essere anche il gioco delle parti. Qua qualcuno dice mi ci hanno anche fatto un'offerta, sto aspettando da mesi un incontro, un'offerta che si apra la trattativa, dall'altra parte dicono no, ci hanno fatto delle richieste, quindi è chiaro che una delle due parti, poi lascio ai radioascoltatori decidere da che parte tra virgolette propendere, ma una delle due versioni è menzognera, cioè non tornano i conti perché sono troppo diverse le cose che filtrano da una parte e dall'altra, quindi una delle due versioni probabilmente ha
a qualcosa, come dire, di non realistico. Ma Nicolò, a proposito di rinnovi, invece la questione Maignan sembra essere un po' meglio, dai. Sì, no, qui siamo molto vicini, credo che debba fare un ultimo sforzo in Milan per raggiungere i 6 milioni di base fissa più bonus. Il Milan è arrivato a 5,5, ma insomma le distanze credo che sono intorno al milione, anche magari qualcosa meno se di bonus, quindi credo che qui i passi sono stati fatti, ma infatti qui, se vuoi, è il parallelo col tema che citavate prima, qui non filtrano messaggi diversi, filtra grande ottimismo da parte del Milan, filtra volontà di rinnovare da parte di Maignan, poi entrambe le parti fanno capire che manca qualche pezzetto del puzzle, però le cose che arrivano parlando con i due capi al telefono dell'operazione lato Maignan, lato Milan, è volontà comune di rinnovare, dobbiamo sistemare alcune cosine, ma ci siamo avvicinati, sempre positivi, eccetera. Ecco perché ti dico, questa città magari se uno si riapre il comodino e ne abbiamo viste tante fa parte del gioco. Su Teo la cosa che diventa difficile da comprendere è la totale divergenza delle cose che filtrano. Dal Milan filtra una linea, poi un po' corretta ieri dicendo comunque i dialoghi ci sono col giocatore, però il giocatore è un agente, o cambia agente e allora Kion non conta nulla, ma se Kion resta l'agente c'è qualcosa che non va, se non si chiedi. Mentre su Maignan sì, condivido quello che state dicendo, la vicenda, la trattativa sta procedendo bene e penso che entro Natale si possa arrivare al rinnovo, forse anche prima, insomma si devono rivedere per sistemare delle cose, ma qui la situazione è molto più in discesa. Nicolò, ti chiedo una cosa al volo, credi che il Milan a gennaio interverrà sul mercato in maniera decisa, magari a centrocampo, oppure ancora non si sa più di tanto, ecco? No, ma aspetto un paio di innesti, compatibilmente magari anche a una o due uscite. È chiaro che se esce Jovic, che mi sembra abbastanza fuori dal progetto, se il Milan continua a giocare con le due punte ha bisogno di un altro attaccante, perché comunque non puoi averne solo due contati, e visto che Camarda mi sembra che non sia ancora pronto, perché sta facendo fatica anche in Serie C, ha fatto gol solamente su rigore, quindi bisogna andarci cauti poi a dire sono già pronti, bisogna fargli fare un percorso, come è stata brava la Juve in questi anni, il Milan deve far dopare i suoi ragazzi, e quindi è normale che lì manchi, secondo me, se esce Jovic numericamente, anche banalmente manca una punta, e poi il tema del centrocampista, il Milan secondo me un centrocampista lo deve in qualche modo inserire, e poi magari va valutato il discorso di Chukwueze, se davvero arriveranno delle proposte come filtro dal suo entourage che fa sapere che c'è tanto interesse intorno a Chukwueze, e vediamo se poi si tramuteranno in offerte concrete, se invece come Benasser sarà un po' al lupo e non si sfociarà in nulla. Certamente Chukwueze è una delle grandi delusioni, il rendimento sicuramente al di sotto delle aspettative, credo che se dovesse arrivare una buona offerta anche per il Milan potrebbe essere utile fare cassa, così da avere un tesoretto per prendere giocatori più utili alla causa, nella fattispecie una punta, un centrocampista centrale. Nicolò, io ti saluto, ti ringrazio, ti auguro buon pomeriggio e alla prossima. Ciao a tutti, buon proseguimento. Ciao, ciao Nicolò. Salut-